La tradizione al servizio del movimento. Il Remer. Tra le diverse attività che si possono fare solo a Venezia c'è sicuramente quella del Remer, ovvero del fabbricante di remi e forcole, i tipici scalmi per la voga alla veneta che è essa stessa un modo unico e antico di muoversi con le imbarcazioni. Tra i non molti remeri attivi in città c'è Paolo Brandolisio, che lavora da anni in un laboratorio che trasuda magia, così come magico è il mestiere che ha scelto di fare. La mia passione, il mio hobby a casa quando avevo 10-15 anni era lavorare il legno, quindi nella soffitta dove mio zio aveva un banco di falegname facevo qualcosa, facevo qualche pezzo di legno, una barchetta, insomma le cose che si facevano da ragazzo. Poi un giorno mio zio mi suggerì di costruire una forcola, magari copiando una di quelle che avevamo della nostra barca. E ho copiato questa forcola che era una forcola da prua da sandolo e dopodiché sono venuto qui a chiedere consiglio sul mio operato o comunque un parere sul mio operato e il Giuseppe Carli, guardando e controllando il mio lavoro, ha trovato i difetti, i presi, insomma. Un po' così chiacchierando poi mi dice beh dai, fanne un'altra che vediamo cosa che ti sei buon fare, nel senso cosa riesci a fare, insomma. Ed è lì è nato un po' di rapporto. Nella primavera successiva praticamente io gli ho chiesto se potevo venire a dargli una mano e così è iniziato il rapporto. Chissà cosa ha visto in me, però alla fine... Un lavoro che non potrebbe avvenire in nessun'altra città che Venezia. Dei saperi artigianali che non si trasmettono con un manuale, ma solo attraverso la pratica. Questo mestiere proprio, la cosa che mi colpisce e che cerco di spiegare delle volte a qualche ragazzo che ho insegnato è che fino a un certo punto tu non capisci ancora niente di sta roba. Non c'è qualcosa che puoi spiegare su un libro, cioè non c'è una fase di lavorazione, è qualcosa che tu arrivato a un certo punto fai il salto di qualità. Quando tu sei capace di orientare il ferro dai la forma che vuoi tu alla forcola. Io ti do delle indicazioni, ma fondamentalmente devi essere tu. È un orgoglio personale, ma anche penso, come si può dire, di sentire una parte della storia addosso di questa città, perché questa città è nata sull'acqua e si è evoluta proprio con queste tecniche di voga, diciamo, di barche e anche ovviamente di forcole e remi. Se tu sei portatore di qualcosa riesci anche a infondere alle altre persone e a far capire che è importante portare avanti delle cose non restando legati al passato, ma far presente il valore che ha il passato dentro di te.